Barcellona, Juventus, Borussia Dortmund, le vittime cominciano ad essere tante, cominciano ad avere nomi importanti, segnale che insomma stai diventando un grande attaccante, Lautaro. Bueno, gracias. Bueno, trabajo para esto, ¿no? Seguir mejorando, para ayudar al Inter, siempre lo digo, trato siempre de demostrar, de recuperarme rápido de cada partido y bueno, después estar a disposición del entrenador, de mis compañeros dentro del campo. Y aprendí así, aprendí a dejar todo y bueno, trato de en cada partido demostrarlo y ayudar a mis compañeros. Lavoro ogni giorno per migliorare, per diventare grande insieme all'Inter, cerco di seguire quello che mi dice l'allenatore, provo ad aumentare il feeling con i miei compagni, è una cosa che migliora giorno dopo giorno. Lautaro, ti chiedo anche quello che pensi adesso di questo girone di Champions League, perché l'Inter doveva vincere necessariamente per tornare ad avere una chance ed effettivamente adesso ce l'abbiamo di nuovo. Sí, 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 sabemos que bueno, habíamos perdido con Barcelona, que no lo merecíamos, pero bueno, teníamos un punto en el grupo, así que necesitábamos ganar. Hoy en nuestra casa con nuestra gente lo hicimos, así que estamos muy felices por eso, porque nos volvemos a poner en carrera y bueno, ahora vamos a tener que pensar en el campeonato, que también estamos haciendo un trabajo bueno, seguir por ese camino y nada, y seguir demostrando de que el Inter está creciendo partido a partido y día a día, ¿no? Abbiamo la necessità di tornare a vincere, di vincere qui in casa davanti ai nostri tifosi, ce l'abbiamo fatta, adesso abbiamo di nuovo la possibilità di poterci qualificare, siamo tornati in carreggiata anche se adesso dobbiamo pensare subito al campionato perché c'è subito il Parma a sabato. Studio. Massimo Paganin? Sì, ciao Lautaro, complimenti logicamente per la partita, per i gol fatti fino a questo momento e per le prestazioni. Stai occupando sempre meglio il campo, come dicevo prima, e trovi sempre più facilmente la posizione sul campo per riuscire a mettere in difficoltà la linea avversaria. Detto questo, hai fatto un percorso di crescita, a mio modo di vedere, enorme ed esponenziale. In cosa dovresti ancora migliorare, secondo te, andando avanti? Sí, todos los días creo que siempre hay algo por mejorar. Obviamente estoy haciendo un trabajo muy bueno de lo físico, desde que llegó el entrenador lo estamos haciendo, así que por ese lado estoy feliz porque estoy sumando mucho más minutos que el año pasado y eso es importante para un jugador porque obviamente entrando del banco 10, 15 minutos no se puede demostrar mucho, ¿no? Porque es poco el tiempo, pero cuando uno empieza a tener minutos, confianza del entrenador, realmente se hace más fácil y obviamente también felicitar a mis compañeros que hacen un trabajo muy bueno y dejan todo dentro de la cancha como lo hacemos todo, como lo pide el entrenador y como lo trabajamos en la semana. Sto facendo un grande lavoro dal punto di vista fisico, così come tutta la squadra, sto giocando molto di più quest'anno e quindi ringrazio l'allenatore. È difficile dimostrare la propria forza entrando alla panchina, giocando 5-10 minuti, quest'anno invece ho molta più possibilità di dimostrare il mio lavoro. Lavoriamo tutti insieme per dimostrare di poter essere utili alla causa, anche i ragazzi che entrano alla panchina sanno quello che devono fare e lo stanno facendo bene. Che emozione hai provato quando sei entrato in campo? Ho provato un'emozione fantastica, esordire a San Siro con tutta questa gente in Champions League penso sia il sogno di qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio, quindi un'emozione fantastica. Sebastiano, subito personalità però, primo pallone toccato, stop volante, elastico, cercato per andare via, insomma è vero l'emozione, però appena sei entrato in campo, insomma hai subito scelto di giocare come sai fare. Sì, mi è arrivata la palla, l'ho stoppata bene, mi è venuto di fare quel giochetto, diciamo, quella giocata. Un po' di spensieratezza, diciamo, sì, sono contento per l'esordio e soprattutto per la vittoria della squadra. Conte, cosa ti ha detto prima di entrare e se ci hai già parlato nel post? No, prima di entrare mi ha detto mi raccomando dai tutto, stai con la testa, poi sono entrato. Poi dopo non l'ho ancora visto.
Studio. Allora, sei un po' come a scuola oggi, Sebastiano, ti dobbiamo interrogare. Passare uno come Hummels, campione del mondo, ma non solo, grandissimo difensore, non è facile. E tu sei andato via velocissimo, palla al piede. Non ti chiedo come hai fatto, perché le qualità ce le hai indiscutibilmente, però cosa scatta nella tua testa quando ti trovi in quelle situazioni lì? È stata una palla lunga dove sono passato in mezzo ai due difensori, poi forse me la sono allungata un po' troppo e ho messo la gamba davanti a quella di Hummels, lui è entrato in scivolata e c'è stato il rigore. Cosa si prova? Ho già detto prima, è un'emozione fantastica esordire in Champions contro una grande squadra, contro grandi campioni e sono contento. Bravo, Massimo. Sì, ciao Sebastiano, al di là ovviamente dei Buonasera. complimenti, grazie del buonasera, al di là dei complimenti che sono meritati per come sei entrato in campo, quindi non ti devi preoccupare di fare l'elastico in area di rigore, perché se non è fine a se stesso sono sempre giocate che l'attaccante, a mio modo di vedere, deve fare per mettere in difficoltà l'avversario diretto. Volevo chiederti una cosa, perché al 91esimo eri sotto la panchina e Conte ti ha preso e ti ha detto qualche cosa. Ti ricordi cosa ti ha detto in quella circostanza, visto che ti Bravo, stiamo Massimo. facendo una serie di domande? Quando Barella è andato via e ha conquistato la rimessa laterale. Mi ha detto Esatto, che esatto. quando Era sei proprio quasi finita la partita, credo che ti abbia detto delle cose che erano importanti in Sì, quel momento. sì, sì, no, mi ha detto appena si gira il centrocampista di attaccare la profondità perché la loro difesa era stanca, io essendo fresco dovevo attaccare la profondità. Continua così e Bene, quindi non è semplice comunque rimanere lucido per quanto ci sia l'emozione e la tensione della partita e ricordarsi poi nel post gara quello che ti ha detto l'allenatore. Quindi da questo punto di vista direi che è un punto importante che sei riuscito ovviamente a sviluppare e una concentrazione che hai tenuto per tutta la gara. sì, ringrazio i complimenti, diciamo. Guarda, Allora, dobbiamo non sono dirlo. dovuti, ma vengono perché Bravissimo ti ho visto veramente in campo bene. e Assolutamente. molto educato, Sebastiano Esposito, ma non è una novità, insomma, abbiamo già parlato con te anche nel corso dei format nostri di Inter TV che guardano al settore giovanile nerazzurro, magari qualcuno si può aspettare, sai Sebastiano, ci sono tanti tuoi compagni, non dell'Inter ma di altre squadre che si presentano ai microfoni non nell'atteggiamento e nella maniera che fai tu. Complimenti anche per questo. Chiudo e poi ti saluto perché giustamente devi festeggiare. Abbiamo parlato prima con Antonio Candreva, ha detto che tutti i tuoi compagni ti danno una mano, però non ti devi diciamo montare la testa, devi andarci piano con i piedi di piombo. Quindi se domani apri i giornali e vedi super titoli su di te, che cosa pensi? Assolutamente niente, diciamo l'altra volta è già uscito un titolo su di me e non sapevo neanche che usciva questo titolo, nel senso, cioè, io non guardo molto i giornali, devo dire la verità. Sono contento, resto umile come ho sempre detto, cerco di non cambiare mai. Questo devo ringraziare anche la mia famiglia che mi fa tenere bene i piedi per terra, perché l'umiltà è un valore con cui mi ha insegnato la mia famiglia, diciamo. Eccoci qui proprio con Antonio Candreva. Parlavamo di quanto fosse stato bello effettivamente il tuo gol, no? Perché magari sembrava semplice, poi rivista da dietro in realtà hai trovato un grandissimo destro a giro. Arriva dopo una grande cavalcata nei minuti finali, insomma, fisicamente stai benissimo. Sì, abbiamo fatto una grande prova, poi questo gol all'ultimo ha chiuso meritatamente questa grande prova da parte di tutti, ce la meritavamo prima, ma l'importante era vincere. Cosa è successo, Antonio, nella tua testa quando è arrivato Antonio Conte? Perché sembri tutt'altro giocatore, noi ovviamente siamo felicissimi di questo, suppongo anche tu, ma insomma le prestazioni di qualità diventano sempre di più e ormai insomma possiamo dirlo, sei tornato. Aspettiamo, il campionato è ancora lungo e tante partite davanti e niente, quando si è allenati non solo io, anche tutta la squadra da un grande allenatore che poi lo seguiamo alla lettera, è tutto più facile in campo. Dobbiamo essere solo contenti di averlo con noi perché ci può dare tantissimo. Studio. Massimo Paganin per Candreva. Sì, ciao Antonio, buonasera. Complimenti per il gol, ma soprattutto per la prestazione, per il fatto che stai crescendo moltissimo. Hai la consapevolezza o avete la consapevolezza, ma lo chiedo a te prevalentemente,
che questa squadra ha fatto un percorso importante. Credo che l'ho chiesto anche a Lautaro, ma volevo sapere anche quello che è il tuo pensiero. Le due partite con Barcellona e con Juventus, per quanto abbiate perso, però vi hanno dato qualche cosa in più. Dal punto di vista mentale l'approccio questa sera è stata da squadra vera, avete gestito tutti i momenti della gara, anche quelli difficili. Bravissimo, hai analizzato perfettamente tutto quello che c'era da analizzare e dire. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, abbiamo tenuto palla quando c'era da tenerla e abbiamo fatto poi le nostre giocate quando era opportuno farle. Le prestazioni con Barcellona, Juve, ma anche con lo Slavia, che poi al primo tempo non avevamo fatto bene, erano state prestazioni di grande livello, forse un po' meno con lo Slavia all'esordio in Champions, però sono poi partite che ti rimangono dentro e ti danno la consapevolezza di far bene, perché poi quando vai a Barcellona imponi il tuo gioco e fai una grande prova, sì, rimane il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti o magari il pareggio, però ti rimane la prestazione e da lì c'è tanta cosa da analizzare e poi l'abbiamo riviste i giorni seguenti, quindi ci dà tanta consapevolezza. Antonio, prima di salutarti ti volevo fare io un'ultima domanda. Stasera c'è stato l'esordio di Sebastiano Esposito in prima squadra in Champions League. Da veterano, da giocatore esperto, quale sei? C'è qualcosa che gli vuoi consigliare? Beh, Sebastiano lo conosciamo, già dal ritiro si è presentato benissimo, un grande ragazzo, un grande lavoratore, sta lì, ascolta, è umile, però non gli facciamo tanti complimenti perché la sua strada è ancora lunga, è consapevole dei suoi mezzi, ma sta a noi tutelarlo e farlo crescere in maniera tranquilla, con calma, perché poi ha tanta strada davanti. Sì, eccoci qui con Nicolò. Bisognava vincere, Nicolò, era una partita fondamentale. Avete dimostrato quel carattere che vi chiedeva l'allenatore e adesso siamo tornati in carreggiata per poterci qualificare anche al prossimo turno. Sì, abbiamo dimostrato che quello di Sassuolo è stato state delle disattenzioni. Oggi siamo stati concentrati 90 minuti, dovevamo fare quello. A volte abbiamo giocato bene e non siamo riusciti magari a fare gol. Oggi abbiamo giocato bene e abbiamo fatto anche gol, quindi siamo contenti. In particolare nel secondo tempo sei cresciuto tantissimo, tanti duelli, soprattutto con Witsel, dove sei uscito spesso vincitore, l'abbiamo visto anche dai numeri, insomma anche da queste partite forse, no? Che puoi crescere come giocatore. Sì, no, faccio quello che mi chiede il mister, faccio di tutto per aiutare la squadra e questa per me è la cosa più importante. Poi è arrivata la vittoria, quindi sono ancora più felice. Studio. Allora, prima di andare da Massimo per la sua consueta domanda, volevo farti presente che Nicolò hai subito 5 falli questa partita, praticamente tantissimi, simbolo che, continua tu la frase. No, simbolo che mi piace lottare, mi piace vincere i duelli, quindi magari riesco ad arrivare prima di qualcuno. E ce ne siamo accorti. Massimo Paganini. Sì, ciao Nicolò. Ciao. Ciao. Al di là del fatto che tu dici fai quello che ti dice il mister e sono d'accordo, ma ti sei accorto che nel percorso di crescita che hai fatto fino a questo momento è stato importante, certo al pari passo di quello della squadra, ma nelle partite soprattutto con Juventus e Barcellona credo tu abbia acquisito una consapevolezza in più che hai messo in campo questa sera, un po' più di fiducia, sicurezza, autostima, che si è poi tramutato in una grande prestazione. Sì, sicuramente la fiducia è una cosa importantissima, sento la fiducia di tutti, della società, dei compagni, del mister, quindi questo mi rende felice e io cerco di ripagare questa fiducia in campo.